Immaginate di essere in un elegante salotto parigino del primo Ottocento, tra giovani dandy che fumano il sigaro e nobili decadenti dall'aria stanca. È mezzanotte e al pianoforte c'è un ragazzo esile, maciato, che fa da sottofondo alla serata. È un giovane immigrato polacco che si guadagna da vivere suonando nei salotti parigini e sta suonando la melodia più dolce e malinconica del mondo. I notturni di Chopin si prestano poco alle grandi sale da concerto, sono composizioni pianistiche dall'atmosfera notturna che nascono nell'intimità dei salotti dell'Ottocento frequentati dal compositore, sono composizioni dal carattere sognante, dolce e carezzevole. Le melodie sono ispirate a quelle del bel canto italiano e hanno tutta la cantabilità di un'aria d'opera di quel periodo. Il Settecento si era rivisto nella metafora della luce, l'immagine della ragione che si libera dalle superstizioni e indaga le leggi universali di un universo razionale, con l'intento di perseguire un progresso sociale e politico condiviso. L'immagine del romanticismo invece sarà la notte, simbolo del mistero della natura, momento dell'introspezione individualistica, dell'irrazionalità onirica. L'oscuro teorico del romanticismo, Georg Hamann, celebra la notte in contrasto con la verità solare del razionalismo illuminista. Novalis nel 1800 pubblica Gli inni alla notte. Nel 1815 Erich von Schubert, un naturalista, pubblica Il simbolismo dei sogni, inaugurando una tradizione romantica che culminerà in Freud. È lo stesso mistero onirico che emerge nei quadri di Fuseli. Nel 1816 Hoffmann pubblica i suoi Racconti notturni e il giovane Leopardi, a Recanati, davanti alla campagna marchigiana, scrive meravigliosi versi notturni dedicati alla luna. Dolce e chiara è la notte senza vento, e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. Chopin arriva a Parigi nel 1831. In quello stesso anno a Varsavia era scoppiata un'insurrezione. Il popolo tentava di ribellarsi all'occupazione russa, ma il perfido zar reprimeva la rivolta nel sangue, ponendo sotto assedio la città. Nelle composizioni di Chopin compaiono i ritmi e le melodie della sua terra natia e si percepisce tutta la nostalgia della patria lontana. In questo notturno il tema iniziale ha il ritmo caratteristico della mazurka, tipica danza polacca con accento sul secondo o sul terzo tempo della battuta. Questo influsso popolare è un elemento essenziale dello stile di Chopin e si concretizza soprattutto nelle sue mazurche, composizioni per pianoforte in cui l'idioma europeo della musica classica lascia spazio a tante influenze extraeuropee. Chopin è uno dei primi compositori a dare voce a queste tradizioni esotiche. Durante la guerra russo-polacca, moltissimi nobili polacchi si riversano a Parigi, i Komar, i Potocki, i Rothschild. Tutti facevano a gara per avere Chopin nei loro salotti. Il compositore si guadagnò una certa fama e cominciò a sostenersi dando lezioni di pianoforte. Il compositore Hector Berlioz scriverà:
Era in genere verso mezzanotte che si abbandonava, quando i grandi cravattoni se n'erano andati, quando l'argomento politico del momento era stato a sufficienza dibattuto. Solo allora, obbedendo alla muta richiesta di due occhi intelligenti, diveniva poeta e cantava gli ossianici amori degli eroi e dei suoi sogni. Gli occhi di cui parla Berlioz forse erano quelli della scrittrice George Sand, il grande amore di Chopin. I due si conobbero proprio in un salotto. Lei era un animo ribelle e anticonformista, rimase stregata dai suoi notturni e se ne innamorò. Ma quando nasce il genere del notturno? A inventarlo non fu Chopin, il suo più illustre predecessore fu John Field, compositore irlandese allievo di Clementi, che per primo compose questo genere. Nei notturni di Field c'è già l'atmosfera sognante e carezzevole tipica del notturno. Il notturno è espressione della sensibilità romantica. Nel Settecento le composizioni destinate alla notte erano le serenate, composizioni vocali e strumentali da eseguirsi all'aperto durante serate mondane. La notte del Settecento è mondana, galante. È la notte in cui Casanova attraversa un vicolo veneziano sgusciando fuori dalla casa di un amante, la notte in cui Don Giovanni si aggira tra gli invitati di una festa da ballo in cerca della sua prossima preda. È proprio nell'Ottocento che la notte assume invece le sue caratteristiche di magia e di malinconica introspezione e diventa la notte di Valpurga del Faust di Goethe, in cui danzano le streghe e i demoni, o le notti di Caspar David Friedrich in cui la luce tremula della luna illumina il profilo di una cupa cattedrale gotica. Nel genere del notturno è fondamentale anche l'influsso dell'opera italiana. Ascoltate il finale di questo notturno. Questo indulgere nella cadenza finale è una modalità tipicamente vocale, è il momento in cui l'armonia rimane sospesa e il cantante, alla fine di un'aria, improvvisa un breve disegno di note prima della risoluzione. In Chopin c'è la cantabilità di Bellini, ma anche la passione per Bach e per il contrappunto. Si sa che Chopin, prima di suonare in concerto, amava prepararsi suonando il clavicembalo ben temperato di Bach. Quindi la tradizione contrappuntistica bacchiana, la cantabilità lirica del bel canto italiano e gli influssi della musica popolare polacca. Questi sono gli ingredienti dello stile unico di Chopin, espressione del romanticismo più puro. Vorrei ricordarvi delle lezioni concerto che terrò a breve a Roma a Palazzo Merulana. Trovate tutte le informazioni sul sito del museo, dove potete anche acquistare il biglietto, se ne sono ancora rimasti. Link in descrizione. Io vi saluto, alla prossima.